Benvenuto a questo nuovo video di ricarica in calibro 28. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come ricaricare una cartuccia con SP2 ed abbiamo anche visto una cartuccia molto veloce in G3000. Cartuccia che è finita anche sotto la lente del Bunker Wild. Nella loro nuova rubrica l'ho vista sul web. Sarà stata promossa o bocciata? Oggi invece parleremo di una delle polveri baschieri più gettonate in calibro 28, ovvero l'MB36. Polvere progressiva usata per caricamenti medio pesanti in calibro 12. Risulta essere una nitrocellulosa laminata modificata. Si presenta in colorazione bicolor bruno-verde. L'MB36 si adatta ad essere impiegata per munizioni in calibro 28 dai 19 ai 21 grammi. Si adatta bene come cartuccia tuttofare. Questo perché una delle caratteristiche principali di questa polvere è la costanza al variare del clima e dell'umidità. In questo video ti proporrò un assetto consigliato da Emanuele che ringrazio e saluto. Lo confronteremo con altri due assetti molto utilizzati dalle mie parti nel periodo del post in ottobre in poi, sempre con MB36. Per realizzare questo assetto per prima cosa andiamo a pesare 1,05 di polvere. In questo assetto utilizzeremo un H21 della Baschieri, un contenitore ammortizzato con alto bicchiere, contenente quasi tutti i pallini, permettendo di ottenere rosate compatte e ben distribuite anche a distanza. Andiamo adesso a pesare 21 grammi di piombo della numerazione 9, numerazione ideale per la caccia al tordo, anche per i tiri un po' più impegnativi. Ci spostiamo adesso all'orlatrice, lubrificheremo bene la bobina per poi procedere a una chiusura stellare a 6 righe. La borra all'interno del bossolo deve risultare leggermente pressata. L'altezza finale dovrebbe risultare di 60,8 mm. Ricapitolando, l'assetto di Emanuele è così fatto. Bossolo T3 2870 sbasato, innesco CX1000, la dose è 1,05x21, in questo caso piombo 9. La borra utilizzata è la Baschieri H21. Chiusura a sellare a un'altezza di 60,8 mm. Senza troppi cambiamenti possiamo andare a caricare il medesimo assetto con piombo che varia dall'11 all'8. Vediamo adesso la prova su placca posta a 30 metri. Distanza utile di questa cartuccia è mediamente tiro limite per la caccia alla piccola migratoria, a meno delle eccezioni. La placca è 45x45 cm. È stata utilizzata una canna Rezzini 67 cm 2 stelle. Direi che la densità e l'omogeneità della rosata ci sta e ci può permettere di abbattere tranquillamente la piccola migratoria. Non ci resta quindi che provarla a caccia. Doppietta. MB per 36. Attia. MB per 32. Scusami, MB per 36. Pulito. Fatto. MB per 36 sempre. Andiamo un recupero. Beh, che dire, questa cartuccia si è comportata egregiamente.
dal periodo del passo fino a fine caccia presenta una valida scelta. Emanuele ci ha davvero azzeccato. Però, come ti avevo premesso, è anche giusto confrontarla con altri possibili assetti che possiamo fare con l'MB/36. Ed ecco le prove che abbiamo fatto durante il periodo del passo nella caccia d'allodole. Abbiamo provato l'assetto di Emanuele 1,05x21 con l'H21 in piombo 11 e abbiamo provato anche 1x20 sia con H30 che con H38. Tutte e tre le cartucce chiuse a 60,8. La dose da 20 grammi è stata consigliata da voi tramite la nostra pagina Facebook, quando vi abbiamo chiesto qual era la munizione in calibro 28 con MB/36 che più ti piace. Tutte e tre le cartucce sono valide. La dose da 20 grammi probabilmente l'avrei caricata, almeno per il periodo iniziale del passo, tra 0,90 e 0,95 e forse sarei salito a 1 grammo solo nelle giornate più fredde. Abbiamo provato su fogli di carta le rosate di tutte e tre le cartucce. Abbiamo sovrapposto 4 fogli A4 posizionati a 30 metri. Distanza negli spazi aperti all'allodole che ci può stare. La numerazione che abbiamo scelto è stata l'11, che credo che sia più che adatta per questa tipologia di selvatico. La prima che vedi è la 1,20 con H30. Come vedi ci sono un pochino troppi di vuoti. A caccia si è comportata, diciamo bene, anche se comunque sui tiri un pochino più lunghetti ha dato segno di qualche incertezza. L'H38 è forse quella meglio distribuita e che comunque si è comportata bene sia nelle allodole più vicine che nelle allodole un pochino più forzate. Può davvero rappresentare una valida alternativa. La 21 grammi con H21 è risultata molto più accentrata e meglio distribuita, anche se parliamo di un grammo in più e circa 35 pallini di piombo 11 in più, ma la rosata risulta molto più densa, segno che questa è proprio una cartuccia ideale per i tiri medio e anche al limite, risultando una vera e propria long range in calibro 28. Una cartuccia che davvero si è comportata bene. Non voglio bocciare le altre due, anche perché si sono dimostrate davvero valide nella caccia dell'allodole. Credo che le riutilizzerò anche il prossimo anno. Magari proverò a fare 0,95 e non 1 grammo e vediamo come si comporteranno. E tu, che cosa ne pensi? Quale delle tre preferisci o magari già utilizzi? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Passiamo adesso alla parte del calcolo dei costi. Non perché la ricarica debba essere un risparmio, ma perché così possiamo andare a paragonare questa cartuccia con altre, sempre magari della stessa grammatura, e soprattutto possiamo anche allinearci sui prezzi dei componenti, che sono sempre man mano più costosi. I prezzi che ti proporrò sono di adesso, gennaio 2024. Veniamo adesso. Le polveri Baschieri sono leggermente aumentate, meno rispetto ad alcune polveri della Nobe Sport, però tuttavia adesso per portarci a casa mezzo chilo MB/36 possiamo spendere circa 50-52 euro, quindi il costo al chilo è di 104. Il piombo, per fortuna, almeno alle mie parti, non ha subito variazioni. Il sacchetto da 5 kg si trova sempre a 18 euro. I bossoli, nota dolente, c'è stato un aumento spropositato sia per quanto riguarda gli inneschi sia per quanto riguarda i bossoli. I bossoli T3 li sto trovando a 13,1 euro. Davvero molto se consideriamo che sono aumentati di almeno 3-4 euro. Le borrelle a Baschieri hanno più o meno tenuto il prezzo, si trovano tra 1,50 e 100, però se comprate magari di più l'armiere vi fa qualche carezza. La dose è 1,05x21. Questo è il costo finale delle cartucce, che comunque andandole a paragonare con i prezzi attuali che troviamo in armeria sulle cartucce commerciali, direi che ancora c'è un interessante vantaggio a farsi le cartucce su misura per sé, si perde del tempo, però si ha la cartuccia che si desidera e soprattutto si risparmia. Che cosa ne pensi? Fammelo sapere e soprattutto fammi sapere quanto costano da te i componenti di ricarica. Nel prossimo episodio di questa rubrica di ricarica al calibro 28 vorrei proporti una cartuccia per le allodole. Preferisci la IK6 oppure la sorella LMB, l'F2x36? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.